Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo alla sua amata figlia Luz de Maria. 15 luglio 2012. Figli amati. Il mio cuore si entusiasma di fronte a coloro che mi amano. Vengo a incontrare l'uomo, in cerca del suo amore, non voglio che altre anime si perdano, né che i demoni possano gioire quando conquistano un'anima. Figli, Satana e i suoi seguaci sono astutie, affinché gli uomini non avvertano la loro presenza, lavorano nascostamente alla ricerca di ciò che più possa attirarli e farli cadere, portandoli verso ciò che più li indebolisce. Le potenze, che detengono il potere sulla terra preparano la guerra collaborando con colui al quale interessa maggiormente questo progetto per provocare il male e l'anticristo. Figli, l'anticristo non è una creatura che combatte da sola contro il mio popolo, si tratta piuttosto di un potere globalizzato, di una macchina che non si ferma. Il suo obiettivo primario è la guerra. L'impiego dell'energia nucleare spazzerà via interi paesi. Vi avverto non per incutervi timore ma affinché cambiate vita e vi ricongiungiate a me. Gli alleati del male eseguiranno gli ordini con prontezza. Dopo che questo accadrà, i governanti non saranno più in grado di emettere alcuna legge e non avranno più molta influenza. Il male impartirà degli ordini e questi saranno esauditi. Le operazioni bancarie saranno un ricordo del passato, in quel momento non si potrà più eseguire alcuna transazione. La fame si diffonderà, il cibo scarseggerà tra la popolazione, l'acqua sarà contaminata e avverranno disastri, la geografia della terra non sarà più la stessa. Una densa nube composta dei mali, che influiscono sul cuore dell'uomo oscura il mondo. Svegliatevi, vi siete addormentati, e le mie pecore stanno vagando disorientate senza pastori, siete pochi per tante pecore, sono pochi quelli di voi che vedono davvero la realtà. Questo è il tempo in cui il nome di mia madre deve essere accolto con grande amore. Grazie a lei ha avuto inizio la salvezza e tramite la sua intercessione essa sarà completata. Mia madre annuncerà a tutto il mondo il mio amore e la mia misericordia affinché, invece di temermi, mi amiate. Mia madre estende il suo manto sulla Chiesa. Quando essa sarà purificata e quando si risolleverà, ancora una volta lei ne scaccerà gli invasori. Vedrete un segno nel cielo, luminoso come non mai, un segnale che invierò perché i miei figli si preparino. Pregate, figli, per il Pakistan. Pregate per la Spagna. Pregate figli, per il Giappone. Le catastrofi continuano come vi avevo annunciato, vero? Alcuni di quelli che mi condannano saranno i primi a rivelare la verità a tutte le creature, una volta che avranno compreso l'errore commesso. Voi, miei fedeli, sapete che vi chiamo con amore, vi rivelo la realtà affinché non siate sorpresi e impreparati. Sono benevolenza, sono misericordia, amo i miei figli, soffro con loro per tanto dolore. Desidero il rinnovamento del mio popolo. E vorrei che la conversione non incontrasse tanta resistenza. Gli uomini non vogliono ascoltarmi, credono che io sia in cielo e lontano dalla terra. Essi disprezzano chi predica la verità nel mio nome, ma disprezzando i miei figli dimenticano che mi feriscono a causa di tanta ingratitudine. La Babele di ieri è la stessa di oggi. I confessori conoscono bene la realtà. Figlioli, vi invito a pregare e a mettere in pratica la fraternità per riparare alle offese dell'umanità. Ho bisogno di anime che lottino, anime che si impegnino, anime che riconoscano la mia onnipotenza, che non mi respingano e mi permettano di guidarle. State lontani dal peccato, da ciò che vi separa da me, non siate stolti continuando a ribellarvi contro di me rimanendo nel flusso della mondanità contaminata dal male di Satana. Il corpo è il tempio dello Spirito Santo ma, nonostante questo, lo deturpate con immagini, che rappresentano il male, facendo risplendere il numero 666 con grande orgoglio. Questo è il mio popolo. Non siate ciechi, questo è il mio popolo, che mi sta soppiantando con le insidie del male. È questo popolo, che deve essere risvegliato dai miei consacrati, a questo popolo addormentato ho inviato i miei profeti affinché lo scuotano. E vedo farsi avanti quelli che dicono di amarmi solo per nascondere la realtà di ciò che sta accadendo. No, figli, la realtà in cui vivete non va nascosta, deve essere affrontata.
Io vi esorto a non cedere, i miei fedeli non cedono, mantengono la fede nella mia protezione e nella mia parola posta sopra ogni cosa. Abbiamo, e che la mia benedizione dimori nei miei fedeli. Benedico quelli che custodiscono con amore le mie chiamate urgenti. Benedico quelli che celebrano con devozione la festa dedicata a mia madre, invocandola come Vergine del Carmen. Abbiamo. Il vostro Gesù commento allo strumento. Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo. 15 luglio 2012. Fratelli, sorelle. Cristo, addolorato per quelli che non ascoltano ma ridono delle sue chiamate, mi ha fatto partecipe della seguente visione. Ho visto due candele, una che lampeggiava e si spegneva con il minimo alito di vento, che la raggiungesse e l'altra che, sebbene esposta all'aria aperta, non si spegneva. Egli mi dice mia amata, così è l'uomo debole. Egli mi giudica credendosi Dio e trascina con sé una moltitudine di anime, negandomi la necessità di chiamare i miei figli per avvertirli e cadendo di fronte a qualsiasi vento, che soffia a causa della sua mancanza di umanità. I miei fedeli, quelli che rimangono in piedi di fronte agli uragani, sono le pietre adatte a edificare la mia chiesa. Essi non si arrendono, conoscono la mia storia sulla terra e sanno che sono stato trattato come un pazzo, come un figlio del diavolo. I miei fedeli non si fermano, proseguono il viaggio senza trascurare le mie richieste. Io regnerò, dice Gesù, e rivolgerete lo sguardo su di me. Amen.